Benvenuti, bentornati sul nostro canale Sofia. Oggi sono veramente felice di fare questo contenuto perché sono riuscito ad ottenere la disponibilità di una persona che io ritengo splendida e che ho conosciuto grazie a mia moglie relativamente poco tempo fa, ma che mi ha aiutato veramente ad aprire tantissimo la mia mente, a vedere anche il mondo in maniera diversa. Abbiamo quindi con noi Gianpietro Ghidini e il fondatore dell'associazione Pesciolino Rosso. Ciao Gianpietro. Buongiorno a tutti, anche gli ascoltatori. Allora Gianpietro, come accennavo appunto inizialmente, io ti ho conosciuto quasi casualmente, nel senso che è stato un incontro fortuito in realtà in un viaggio in treno con mia moglie, ha avuto in regalo il tuo libro, è tornata a casa entusiasta come raramente vedo fare, mi ha detto no, dobbiamo andare, c'è questa serata organizzata da questa associazione. Volentieri, per carità, non mi sembrava neanche vero tutto quell'entusiasmo, tutta quella... E quando sono arrivato in questo editorium a Locate di Triulzi ho avuto un'emozione ancora più grande, perché c'era un intero auditorium completamente pieno di genitori con ragazzi, bambini, ed è stato meraviglioso. E la cosa che mi ha impressionato di più è stato vedere come Gianpietro riusciva veramente a catturare l'attenzione, a farsi capire dai ragazzi. I ragazzi erano ipnotizzati da lui. Quindi Gianpietro, ti chiederei magari se vuoi di fare un breve cenno, diciamo, di tutto quello che è l'impegno forte che ti sei preso e magari come poi... nasce anche l'associazione, insomma. Esattamente. L'associazione EMA Pesciolino Rosso, noi abitiamo a Brescia, vicino al lago di Garda, un paese che si chiama Gavardo, un paese che è attraversato da un fiume importante, il fiume Chiese. E la notte del 24 novembre 2013, quindi parliamo più di 6 anni fa, mio figlio Emanuele di 16 anni, dopo essere andato a una festa per preso una droga sintetica, si è tuffato nel fiume, impazzito ed è annegato. Da lì, quella notte, mi sono trovato sopra il fiume e dovevo prendere una decisione. Buttarmi anch'io dentro quel fiume, cancellare così in un secondo tutto, o provare a dare un senso diverso alla mia vita. Io che per anni avevo corso per quello che corriamo spesso noi adulti, no? Per i beni materiali, per non far mancare nulla ai nostri figli, per cercare di avere qualcosa di più da parte. Avevo corso come un folle. Alla fine mi ero dimenticato di chiedere a mio figlio come stai, come ti senti, e non ero riuscito a vedere, a capire il suo disagio. E allora quella notte ho deciso di rialzarmi, di tornare a casa, e dopo 2 giorni ho fatto un sogno dal quale ho capito tutto, ho capito quale sarebbe stata la mia strada. Ho sognato che salvavo mio figlio dall'acqua e nello risvegliarmi ho sentito dentro di me una grande energia e ho capito che avrei dovuto portare la nostra storia ovunque. Provare ad andare a raccontare ai genitori, ai figli il valore della vita, e solo così avrei potuto in qualche modo riportare indietro mio figlio Emanuele. Da allora, proprio dopo pochi giorni dopo la sua morte, nacque la fondazione EMA Pesciolino Rosso. Ci hanno chiamato in una scuola, oratori, piazze, spiagge, siamo andati sulle spiagge in estate e ho tenuto 1720 incontri e nessuno è riuscito a fermarmi se non un essere invisibile chiamato coronavirus, che quello ci ha fermato completamente per 3 mesi, ma non ci ucciderà perché andremo avanti presto. Si è riusciti a sconfiggere anche quello, perché siamo qui. Sconfiggere non lo so, però quantomeno metterlo un pochettino tranquillo. Stiamo continuando a portarla avanti questa storia, sì, in presenza o in remoto, ma va portata. E allora pensiamo da settembre poi di riprendere gli incontri, forse anche in agosto, insomma, magari ci faremo qualche incontro già in agosto per riprendere poi con le dovute attenzioni e modi. Ovviamente cercheremo di avere meno assembramento, persone meno vicine per un periodo, insomma, per imparare tutti ad avere un po' un'educazione alla relazione, perché non vuol dire allontanarci socialmente, anzi
Devo dire, magari evitiamo di darci 3 baci come danno a Brescia, non ho mai capita io quella dei 3 baci invece che 2. La prima volta ce n'era 1, poi 2, poi 3. 3 baci e aumenti la probabilità di contagio. Facciamo senza darci baci, ci daremo un abbraccio che è meno contagioso, secondo me, l'abbraccio del bacio, no? Avere un po' degli accorgimenti per evitare di contagiarci, quello ci aiuterà. Certo. E l'altra cosa che mi aveva e mi ha fortemente colpito quella sera, che avevo dimenticato di citare, è stata proprio anche questa introduzione che hai fatto. Quella sera sono rimasto quasi freddo sul vedere con quanta potenza e con quanta forza hai iniziato nello stesso modo quell'intervento quella sera. È stato quasi inizialmente traumatizzante vedere partire subito così in quarta con un'informazione così forte, così dura. Tu che sei padre poi. Esatto. E però allo stesso tempo, guardandoti, sentendoti, si percepiva come si fosse trasformata tutta in potenza, cioè come fosse diventata veramente forza e voglia di vero cambiamento, di aiutare il prossimo, quindi appunto di non combattere, non vedere sempre quello a fianco a me come il mio nemico, il mio rivale, il mio potenziale, cioè, ma quello di capire veramente che se porto più persone possibili ad essere felici, a stare bene, a capire cos'è veramente importante nella loro vita, a prescindere o meno che condividano i miei principi, tutti alla fine saremo più felici, migliori. E quindi se adesso non so se riusciamo. Infatti il concetto che ho, sul quale ho dire quanto tempo abbiamo, ma il concetto che sul quale abbiamo concentrato un po' anche l'attenzione è quello del concetto della felicità barra serenità, no? Esatto. Quello che cerchiamo oggi, ci spingono a cercare, io lo chiamo la felicità piacere, cioè cercare il piacere immediato, che può essere nel comprarti delle belle cose, nel provare un'emozione immediata, il viaggio piuttosto che farti una canna o una bevuta con gli amici. Sono tutti piaceri però immediati che arrivano e si esauriscono, che non portano a nulla, e quella è la cosa sbagliata, quello di cercare la felicità come piacere immediato. In realtà quello che ho compreso dopo la morte di mio figlio, che dobbiamo cercare è la felicità barra serenità, che la serenità è qualcosa di più profondo, un equilibrio che troviamo dentro di noi se in qualche modo riusciamo a gestire il nostro modo di porci nei confronti della vita. Cosa vuol dire questo? Anziché continuare ad emulare e invidiare quelli che hanno più di noi, cominciamo invece a vedere ciò che abbiamo e ringraziare ogni giorno per ciò che abbiamo. Avevo parlato, mi sembra, della rivoluzione rap, no? Anche quella sera. 4 parole, R-A-P-P. Quello che io cerco di fare ogni giorno, fin dal mattino. R sta per ringraziare per ciò che abbiamo. A vuol dire aiutare gli altri, fai qualcosa per qualcuno che ha bisogno. La prima P è prepararsi, cioè leggere libri di valore, cercare di crescere sempre nella vita, non solo i giovani, ma anche noi adulti dobbiamo continuare a crescere per cercare di capire il senso della vita. E poi l'ultima P, senza la quale io non trovo la serenità, che è il perdono. Quindi ringraziare, amare, prepararsi e perdonare. Se io non so perdonare, se io faccio guerra ogni volta che uno mi tocca, mi dice qualcosa, io non posso amare. Tiro fuori il peggio di me. Quindi dico sempre, non dobbiamo permettere a nessuno di farci diventare quello che non siamo. Non dobbiamo permettere a nessuno di distruggere la nostra capacità di amare. Ed ecco che il perdono è proprio quella libertà. Il perdono significa lasciare andare, ricordare senza rancore. È fondamentale per trovare la serenità. E io mi sforzo ogni giorno di fare queste cose. Non sempre ce la faccio, però se non ce la faccio oggi ce la farò domani. L'importante è avere ben a fuoco gli obiettivi. E forse su questo aspetto leggevo proprio forse meno di un mesetto fa un bellissimo libro dove diceva che la cosa, uno dei principi fondamentali appunto è proprio il perdono, e una delle cose più difficili, anche se non ci pensiamo mai, è perdonare noi stessi, nel senso che pensiamo sempre verso gli altri, magari non ci rendiamo conto neanche delle accuse, dei rimorsi, dei rimpianti o delle critiche che ci facciamo
dentro di noi quotidianamente. Qual è la parte, almeno che secondo questo libro bellissimo, descriveva come la parte di vera svolta, perché una volta ottenuto hai ragione, però e spesso addirittura la cosa ancora più sottile è che noi non siamo così condizionati a volte dal giudizio degli altri che noi stessi diventiamo vittima di quel giudizio e gli crediamo di non potercela fare, crediamo di non poter andare al di fuori della nostra condizione perché siamo così e saremo per sempre così. Mi viene in mente Rosso Malpelo, no? Che lui tutto quello che succedeva era colpa sua e si era convinto anche lui stesso di essere così e non poteva più uscire da quello. Ecco, dobbiamo essere capaci di andare oltre, davvero di ascoltarci dentro e di cercare di guardare avanti, credere, tirare fuori da noi l'amore per la vita, l'amore per gli altri, che questo sia la ricetta. L'amore è l'antidoto più potente contro la depressione, me lo garantisco. Certo. E molti magari adesso in questo momento, sai, possono dire, nonostante l'esperienza sia forte già di per sé, ma molti potrebbero pensare, dire vabbè, ma magari aveva già una vita più o meno di quel tipo e quant'altro. Invece a me è piaciuto anche vedere da dove arrivavi, cioè qual era la tua vita. Diciamo che fino al 2001, in quegli anni, nel 2000, fai conto che io ero manager, amministratore delegato di una dozzina di società, pensavo nella vita di aver capito tutto, in realtà non avevo capito niente. Non è che ho capito qualcosa adesso, però allora forse ancora di meno. E accadde che nel 2001, con il crollo delle Torri Gemelle, io persi tutto il mio patrimonio. Mi sono trovato a zero. E lì è stata una bella botta. Solo che anziché capire che era un messaggio magari che la vita mi dava, dove mi diceva ridimensionati un po', guarda che è inutile che corri come un matto se non vedi mai i tuoi figli, se non hai un rapporto, invece di capire di ridimensionare ho lavorato più di prima per rifarmi e mi sono rimesso in piedi. Quando sono riuscito dopo 13 anni a rimettermi un po' in carreggiata, sto per tirare un respiro di sollievo, mio figlio si butta nel fiume. Allora capisci che hai sbagliato tutto, capisci che tutte le strade che hai percorso erano strade che adesso dovevi rifare a ritroso, tornare indietro, tornare all'essenza, tornare a trovare davvero quel senso della vita che avevi perduto. E questo me l'ha insegnato mio figlio. E allora io, quando vado in giro a raccontare la mia storia, vado a raccontare perché non accada più, perché non arriviamo fino là per risvegliarci, perché possiamo risvegliarci prima, capire che la vita può essere meravigliosa, può essere gioia al di là del momento difficile. Anzi, io dico grazie ai momenti difficili, perché non c'è nulla come le difficoltà, come il dolore, che ci può dare l'opportunità di ritrovarci e di risvegliarsi. L'importante è ascoltarlo quel dolore, non rifiutarlo, perché il metodo migliore quando arriva il dolore è trasformarlo in sofferenza, e la sofferenza cancellarla con l'alcol, con le droghe, con una perversione, con una pastiglia, con un ansiolitico. No, io credo che se l'antidoto, l'ho detto prima, l'amore. Se soffri, se è successo qualcosa, donati, fai qualcosa per gli altri e usa il tuo dolore come unguento per guarire le ferite degli altri. Solo a questo patto io credo che noi potremo rimetterci in piedi più forti di prima. Sì, sono perfettamente d'accordo e ci tenevo proprio a far capire a tu, poi spero che moltissimi potranno anche magari informarsi direttamente sulla tua fondazione, sulle pagine dei vari social, internet, del gruppo. Sì, noi abbiamo una pagina Facebook molto seguita che è Ema Pesciolino Rosso e anche Instagram, Ema Pesciolino Rosso, venite a trovarci. Io poi metterò magari nella descrizione qui sotto il video anche i vari link per visitare direttamente queste pagine, perché appunto ci tengo che più persone possibile possano entrare in contatto e capire bene questa storia. Ecco, sul capire, noi inizialmente, quando appena ci siamo collegati, quindi quei primi saluti, abbiamo ripercorso un pochino quella sera e dicevo una cosa a Gianpietro, dicevo appunto quello che ho detto inizialmente, mi ha colpito tantissimo vedere i bambini, i ragazzi come percepivi che stavano capendo appieno quello di cui Gianpietro parlava, eppure non avevano fatto una giornata di lavoro in vita loro, quindi però già capivano meglio dei genitori di cosa stava parlando.
E allo stesso tempo, e quello appunto, come dicevo, è il successo più grande, perché loro sono il nostro futuro. Se riusciamo a dare delle buone lezioni a loro, ci garantiamo un buon futuro anche noi. La cosa invece più triste di quella sera, ahimè, e lo raccontavo, è stato vedere i genitori. I genitori che durante la serata sembravano aver capito, molti erano commossi, provati, veramente emozionati. Moltissimi però, appena varcata la soglia dell'auditorium, si ritrovavano di nuovo in gruppo, col cellulare in mano, con i figli che non sapevano neanche dove erano per i fatti loro, cioè l'esatto opposto di tutto quello per cui si erano appena sentiti provati a livello emozionale, a livello intimo. E quindi vorrei, Gianpietro, se possibile, che riprovassimo comunque, diciamo, a citare degli esempi anche di come invece hai avuto il riporto di molti genitori che ti hanno raccontato dei figli che hanno... Sì. Noi riceviamo tantissime lettere di genitori, di ragazzi anche. E mi viene in mente una mamma poco tempo fa che dopo un incontro con la bambina di 9 anni, la bambina aveva combinato qualcosa di sbagliato nei confronti del fratellino più piccolo ed era molto preoccupata, però a un certo punto ha deciso di andare dalla mamma a raccontare il tutto. E la mamma non l'ha picchiata, le ha detto: va bene, dai, la prossima volta stai più attenta a non farlo più. E allora la mamma dice: aveva ragione papà Gianpietro, che ai genitori bisogna dire tutto, e te lo dirò sempre. Quindi questa è stata una bella soddisfazione, no? Per capire insomma quanto sia importante, anche di fronte all'errore del figlio, che il figlio parli. Però dall'altra parte bisogna che anche noi genitori dovremmo fare un'alleanza con i nostri figli, che quando ci raccontano spontaneamente una marachella che hanno combinato, non dovrebbe esserci punizione, dovrebbe essere un accordo che noi facciamo con loro, perché questo è un incentivo che loro parlino. Se noi tutte le volte invece che ci dicono qualcosa, che scopriamo qualcosa, li mazziamo, tenteranno sempre di tenere nascosto, perché? Per non deluderci. Quindi non diciamo mai ai nostri figli: mi hai deluso, io da te questo non me lo sarei mai aspettato. Non dirla mai questa frase a tuo figlio, mai. È importante che il genitore tenga sempre quel filo sottile dove il figlio, quando è nei casini, sappia che può contare su di lui. Questo è un genitore. Sì, questa è una lezione importante. Io appunto vedevo che i ragazzi capivano perfettamente questa cosa che tu dicevi. Sono più puliti dentro. Noi adulti purtroppo abbiamo delle scorie così profonde, abbiamo un modo di pensare manovrato, manipolato da anni, da decenni di manipolazione. C'è niente da fare, dalle televisioni alla scuola, come era un tempo, forse adesso sta cambiando un po' la scuola, spero. Ci hanno manipolato in un'unica direzione, quella che nella vita bisogna mettere in parte il denaro, bisogna cercare la sicurezza in ogni campo, e ci dimentichiamo di vivere una vita vera, ci dimentichiamo di abbracciarci, ci dimentichiamo di volerci bene. Arriviamo al punto da litigare col nostro fratello per un'eredità e non parlargli più assieme. Arriviamo più a un punto di distruggere le amicizie per dei soldi. Questo è terribile. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ed è proprio, poi adesso vabbè, molti siamo sempre lì, magari pensano che siamo qui ad incensarsi come persone perfette, io in primis. Non è così. Io stesso, nonostante abbia partecipato a quel bellissimo evento, nonostante ce li abbia ben chiari nella mia testa questi concetti, però ovviamente, come dicevi tu, tendiamo sempre poi a commettere l'errore, a ricadere in questi errori, a ricaderci. Siamo umani. La cosa più importante è riconoscerli, cioè non porsi l'obiettivo di essere perfetti, perché penso che perderemmo in partenza, ma l'obiettivo di cambiare e comunque di farli nostri, questi pensieri, questi concetti. E proprio sul rapporto coi figli, diciamo, possiamo magari dare qualche consiglio pratico ai genitori, visto che è così difficile fare questo ruolo, non esiste un libretto. Ci vorrebbe 2 ore per elencare i consigli pratici che io ho imparato dai miei errori. Sì, è quello di non dire ai figli mai mi hai deluso, però sostanzialmente direi, mi concentro su un paio magari di consigli forti.
attenzione a quando torniamo a casa dal lavoro carichi di ansie, carichi di tensioni che abbiamo raccolto durante la giornata. Io li chiamo i veleni, no? Ho fatto l'esempio anche là all'Occate Tributi nell'incontro, no? Tuo figlio arrivi a casa, sei nervoso, rovescia un bicchiere d'acqua e siamo pronti a scatenare l'inferno. Ecco, questo non va bene. Non dobbiamo mai usare i nostri figli come parafulmini delle nostre frustrazioni, perché piano piano li allontaneremo da noi e non capiranno, non capiscono perché infieriamo così tanto per una piccola cosa. Allora dobbiamo usare, come dicevo, il semaforo. Quando stai per partire, si dice ti sta per partire l'embolo, no? Devi accendere un semaforo rosso, aspettare di calmarti e intervenire a mente serena, quando sei calmo. Allora lì devi trasmettere a tuo figlio e raccontare quello che è successo, chiedergli, fare domande, eccetera, eccetera. E poi un'altra cosa brutta che a volte capita di fare a noi genitori, se sbaglia tuo figlio, di ridarguirlo davanti, offenderlo, umiliarlo davanti agli amici e alle amiche. Non farlo mai questo. Meglio prendere tuo figlio da solo, quando lo prendi in parte e gli dici sempre quello che gli devi dire. Non dovremmo mai umiliare nessuno davanti agli altri. Ecco, non umiliare mai tuo figlio, perché quel filo sottile fa presto a spezzarsi. Tra l'altro, se non ricordo male, proprio sul primo esempio che hai fatto, quella sera avevi forse riportato anche uno dei tanti aneddoti, lettere e quant'altro che ti avevano scritto, se non ricordo male, di un bimbo, una ragazza, un ragazzo che ti aveva scritto una mamma, proprio su questo esempio del bicchiere, che poi era capitato che l'avesse rotto la mamma lavando. La mamma ha detto succede, esatto. Ha detto capita, sì, sì. I ragazzi avevano fatto una sorta di ovazione a quel punto. Esatto. Sì, perché se lo facciamo noi può capitare, se sbagliano loro siamo pronti sempre a stargli addosso. Questo ci deve insegnare molto di come sulle piccole cose davvero dobbiamo evitare di umiliare i nostri figli. Su cose più importanti, anche lì evitiamo l'umiliazione, ma cerchiamo il dialogo, cerchiamo di parlarne, cerchiamo di far capire l'errore per andare oltre. Ma mai l'umiliazione, mai il piegarli, quello è l'errore. Anche perché tante volte non ce lo danno neanche a vedere quanto soffrono e se lo portano dentro, è ancora più difficile poi andare a tirare. E la cosa più terribile non è che si litighi, si urli, si discuta. La cosa più terribile è quando c'è il silenzio, quando tuo figlio non ti dice più nulla. Quello è pericoloso. Quello deve essere un campanello d'allarme forte per i genitori e capire che bisogna intervenire in qualche modo. Dopo c'è da dire che c'è carattere e carattere, c'è il figlio che parla tanto, quello che parla meno, però comunque il figlio, anche quello che parla poco, quando c'è un problema dovrebbe raccontarlo, chiedere ogni tanto: papà, cosa mi consigli su questa cosa? Io credo che a noi genitori la cosa più bella è quando un figlio ti viene a chiedere un consiglio, credo che sia meraviglioso e sia un grande orgoglio. Così come è frustrante invece quando un figlio non chiede mai nulla. Allora dobbiamo essere capaci davvero di essere lì in ascolto, non obbligarli, ma dire: io ci sono. Può stare al figlio, non muoverlo, non intervenire, se sta giocando, sta facendo le sue cose, non occorre che vai a disturbarlo, ma deve sapere quando c'è un problema, può contare su di te. Credo che questo sia una cosa essenziale. Devono poterci vedere come il loro porto franco, come la loro porto sicuro, sicurezza, la loro certezza. Io non voglio, Gianpietro, approfittare oltre di te, ma voglio farti un'ultima domanda, perché sia io che molti che staranno guardando avranno visto qualcosa di strano intorno al tuo la mia super mascherina. E quindi si staranno chiedendo, diceva, che avranno passato metà del video a guardare lì, a cercare di capire. Allora, però avete visto, comunque il mio volto lo vedete, questa è una visiera particolare, tra l'altro, con doppio uso, perché è utilizzabile sia come visiera tradizionale qua sopra, lo vedete, spero che si veda, non accendo la luce che magari vedete, sì, lo vedete, ecco, sì. E anche dall'altra parte. Io la utilizzo capovolta quando poi sono al video, perché la uso tutto il giorno, la tengo spesso, perché come vedete all'interno qua c'è questo affarino. E questo affarino è una cosa molto particolare, è un prodotto tecnologico che consente di depurare l'aria all'interno vicino al volto. Sai, noi quando siamo in città, ma anche quando siamo dentro all'interno di un ufficio o in un luogo dove ci sono tante persone,
la polvere si alza, polveri sottili, elementi patogeni, allergenici, e li respiriamo. Sai quanti litri di aria respiriamo ogni giorno? 20.000 litri. Noi respiriamo 20 metri cubi di aria. E se quest'aria non è pulitissima, non è pulita, le nostre difese immunitarie scendono. Con questo affare qui, questa mascherina si chiama Si Respira, prodotto da un'azienda italiana che adesso ha fatto il brevetto, e noi come Pesciolino Rosso la appoggiamo, perché abbiamo fatto un accordo che se questa cosa interesserà e se funzionerà il prodotto verrà finanziato anche il Pesciolino, la nostra associazione, quindi è un accordo reciproco. Sostenere, adesso partirà una raccolta fondi perché devono fare tutte le prove di laboratorio, verranno fatte oltre al brevetto che è stato già depositato, e l'allestimento del processo produttivo e le certificazioni su questa mascherina. Quindi è una cosa carina, potrebbe funzionare. Io la uso per esempio quando vado con i rollerblade sulla ciclabile, può essere usata andare in bicicletta, perché comunque, o anche con il monopattino, quando pioviggina uno se la mette su, fa da parabrezza, perché ci pensi, da parabrezza. Però immagina andare col monopattino in mezzo a Roma o in mezzo a Milano, cosa respiri? Questa cosa qui, adesso faremo tutte le prove tecniche per proprio certificare quanto è il livello, però tieni conto che già, per prime verifiche sembra che è come se tu avessi l'aria che hai in alta montagna, perché vengono emessi delle particolari strutture, si chiamano ioni negativi, che si aggrappano agli elementi patogeni della polvere che li abbattono, e quindi tu all'interno del volto ti trovi l'aria pulita. Io la uso tutti i giorni, mi sembra di star meglio, di star bene, di respirare molto bene, perché se noi miglioriamo le nostre difese immunitarie noi saremo più pronti anche verso il coronavirus, saremo pronti contro anche qualsiasi elemento, perché sono le difese immunitarie. Ci siamo chiesti perché a Brescia, Bergamo, Milano ci sono stati più morti e tanti malati. Non c'entra la regione Lombardia, che non è stata, non c'entra nulla. È proprio il fatto che c'è un'alta concentrazione di industrie, di traffico e di polmoni che hanno respirato male. L'aria pulita è fondamentale. Dovremo lavorare perché ci sia aria pulita, sempre di più. Diminuire le auto, usiamo più l'elettrico, andare in giro, monopattini elettrici, biciclette, ma ci vorrà del tempo. Quell'industria inquina, le auto inquinano. E quindi bisognerà nel frattempo proporre quella cosa qui. Fa da mascherina, fa da protezione, ma allo stesso tempo depura. Vabbè, è un'idea. Se vorrai aiutarci nella raccolta fondi, questo è un prodotto italiano. Proprio quello che dicevo, oltre a essere sempre un elemento di orgoglio, vedere comunque la genialità italiana che non riesce a sconfiggere nessuno, cioè per quanto uno ci provi. Ma quando nelle difficoltà noi italiani tiriamo fuori il meglio. Esatto. Ma la cosa bella mancano i soldi sempre, però insieme dai un pezzettino alla volta, qui 10 euro me le darai anche tu a sostegno del progetto. Assolutamente sì, ma soprattutto perché è proprio un esempio pratico di un messaggio che forse accomuna anche i nostri obiettivi, quindi dimostrare come anche l'economia non è il male assoluto, ma in questo caso può generare benessere e bene per tutti, perché se questo prodotto bene o male funziona, vuol dire che avrà un effetto di beneficio sulla salute di chi lo porta. Allo stesso tempo economicamente potrà aiutare la tua associazione, che sicuramente fa del bene ovunque si muove, quindi è proprio un esempio di come possa essere ripensata in maniera anche pratica e quasi immediata, perché poi molti fanno questo contrasto come sempre da tutto a niente, no? Allora quindi l'economia è brutta, bisogna vivere di stenti e bisogna morire di fame. No, il grande valore all'impresa, io dico agli imprenditori, gli andrebbe fatta una statua d'oro, perché l'imprenditore, che spesso viene criticato, si alza alle 6:30, alle 7 la mattina, alle 8 ha già avuto 5 problemi da risolvere, a mezzogiorno altri 10. È una vitaccia a volte veramente impegnativa. Il problema qual è? Credo che dovremmo noi tutti cominciare a ragionare sull'utilità dei prodotti che consumiamo. Forse certe industrie, certe cose che sono superflue e inutili, cominciamo a lasciarle in parte.
cominciamo a sviluppare le cose veramente utili. Per quello che noi come Pesciolino Rosso abbiamo appoggiato Si Crea SRL, perché riteniamo questo prodotto, questa mascherina, che è una visiera trasparente, totalmente trasparente, leggerissima, tra l'altro pesa 50 grammi, e che puoi portare tutto il giorno con questo depuratore interno, riteniamo che possa essere una cosa di valore, una cosa che può migliorare la salute delle persone, allo stesso tempo creare, come dicevi tu, valore, creare i dipendenti, creare un reddito per tutti. Ci proviamo, se non funzionerà niente, noi ci crediamo. C'è tutto il mio impegno, qualsiasi cosa dovesse servire sono a completa disposizione per questi progetti che sono bellissimi. Quindi grazie Gianpietro, perché sei stato come quella sera meraviglioso. Spero che tantissimi, ripeto, possano informarsi direttamente e partecipare direttamente agli eventi che organizzi, perché è qualcosa di forte, qualcosa che consiglio a tutti. Qualcosa che consiglio a tutti e che può cambiare. Quindi grazie Gianpietro. Grazie di cuore, buona giornata a te e a tutti voi. Grazie mille, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Un abbraccio.